Una casa molto amata, il mio rifugio felice, una casa dove ogni anno faccio qualcosa. Quest'anno ho dipinto le pareti del salone, ma molto interessante, ho ridipinto le sedie. Queste sedie hanno una storia in realtà, perché nell'84 ci fu un furto e il mio nonno le fece marchiare tutte a fuoco per evitare un eventuale secondo furto, anche se onestamente non so chi avrebbe potuto rubarle. Quindi erano tutte marchiate a fuoco in un modo poi brutto, perché era fatto con il pirografo, fatto a mano libera, tutte diverse, alcune ce l'avevano su, alcune ce l'avevano giù. Insomma, l'insieme era brutto, onestamente brutto. Quindi le ho ridipinte con dei colori chiari che si intonano alle decorazioni della boiserie. E la cosa interessante è che ho dipinto anche la paglia. La paglia sopra era a righe gialle e verdi, e probabilmente sarebbe stata bene in un'osteria, ma non in una stanza come questa. Quindi l'ho dipinta, ho dipinto con la chalk paint e ho protetto con una valanga di cera. Non so cosa succederà, è proprio un esperimento, vedremo. Per ora per quest'estate è andata benissimo, vedremo l'anno prossimo. Però se funziona è una bella dritta, se no ci metterò sopra un cuscino, non importa. Guardate come ho fatto. Innanzitutto ho ovviamente dovuto stuccare le lettere, le marchiature a fuoco, per farle sparire. Dopodiché ho mischiato due colori di chalk paint che mi piacevano. Uno è un giallo Arles e l'altro mi sembra un blue duck, non mi ricordo proprio, un celeste era. Ne ho fatto un verde marcio, ho usato più giallo che blu e ho dipinto tutta la sedia. Devo dire che prima di trovare la combinazione di colori che mi piacesse ci ho messo un bel po'. Non tanto per questo verde, che mi ha convinta quasi subito, e poi, come avete visto all'inizio, è il fondo delle decorazioni della boiserie, quanto per i dettagli, perché una volta dipinta tutta di verde sembrava una sedia di serie così, proprio veramente veramente molto banale. I colori che avevo in mente sono rimasti quelli, cioè volevo un tocco di celeste, volevo 2 tipi di rosso, ma non sapevo come metterli. Ho provato a fare tutta la parte superiore dello schienale rossa, poi ho provato anche con del verde, ma poi il verde non mi piaceva, perlomeno non in quella stanza. Ho provato a fare dei bordi grandi, dei bordi piccoli, ho provato a disegnare il ricciolo che si forma sulla parte superiore dello schienale. Insomma, ho fatto veramente tante prove che sono durate tanti giorni. Poi, una volta presa la decisione, è stato facile. Un'altra cosa che volevo dirvi è che ho usato la chalk paint ed è la prima volta che mischio due colori, perché io sono partita da Roma con tanti barattoli che avevo in casa, ma il colore che avevo scelto per queste sedie era un celeste e però poi mi sono resa conto lì che non andava bene e quindi l'ho mischiato a del giallo. Ovviamente sapevo che i colori della chalk paint si possono mischiare tra di loro, ma non l'avevo mai fatto su tutto il progetto, ce l'avevo fatto in piccoli pezzettini. Sono, come al solito, molto soddisfatta, è proprio una materia che mi piace. Io volevo che queste sedie non fossero wow, nuove come dipinte oggi, e hanno mantenuto quest'aria vecchiotta. Questa è la parte di cui vi parlavo. Non sapendo bene cosa fare con questa paglietta, ho deciso di dipingerla. L'ho fatto con un pennello abbastanza duro in modo che potesse entrare nella paglia. Non l'ho fatto proprio compatto, l'ho lasciato un pochino sgranato e ho coperto tutto. Lì per lì sembrava perfetto ed è rimasto perfetto fino alla fine. Adesso vediamo l'anno prossimo. Una volta asciutta la sedia, mi sono occupata della decorazione, quindi ho tracciato delle righe sul bordo esterno che ho dipinto con del rosso scuro. All'inizio lo volevo fare con la riga, ma poi sono andata a mano libera, ho seguito la riga, andava benissimo. E sì, basta seguire la riga e si va dritti, anche perché si può appoggiare la mano sul bordo superiore e quindi è relativamente facile. Una volta fatta la riga su tutto il perimetro della sedia, mi sono occupata della parte superiore, dove ho dipinto, sempre con lo stesso rosso scuro, il profilo di questa specie di lira che c'era, sia lo spessore che il profilo.
prima con un giro di rosso e poi con un giro di celeste. Se ci sono delle imperfezioni non importa, o perché si coprono con il secondo colore o perché la chalk paint è estremamente coprente e quindi basta ripassare un pochino il colore di fondo e si tolgono tutte le magagne senza problemi. Man mano che aggiungevo dei piccoli dettagli mi rendevo conto che la sedia diventava sempre più parte della stanza, come se fosse stata lì da sempre. Ed era proprio il risultato che volevo ottenere. Una volta finite tutte le decorazioni ho lasciato asciugare molto bene. Più del solito, devo dire. Ho lasciato asciugare queste sedie per 2 giorni prima di proteggerle e per proteggerle ho scelto la cera. Ne ho usati 2 tipi, una neutra e una scura. Non ho usato solo quella scura perché non volevo che si vedesse l'invecchiamento, cioè non volevo che fosse una cosa finta. Alla fine queste sedie andranno in una stanza dove tutto è piuttosto vecchio e non volevo che appunto che fosse un pugno nell'occhio, come quando invecchiano i mobili dandogli delle chiodate che poi si vedono benissimo. E quindi ho mischiato le 2 cere, le ho tirate con lo straccio senza lasciare troppi segni, ma allo stesso tempo cambiando il colore, cioè il colore del verde di fondo è diventato un pochino più caldo. Una volta finito l'invecchiamento della struttura sono passata alla paglia. Ho preso un pennello piuttosto rigido, di nuovo ho mischiato i 2 tipi di cera e l'ho applicata insistendo parecchio, cioè cercando di far entrare bene le setole del pennello tra le righe della paglia. Mi sono applicata sui bordi ovviamente, anche qua ho mischiato le 2 cere e basta, e poi ho lasciato asciugare. All'inizio non volevo neanche passare un panno perché non volevo che si togliesse la cera. Devo dire, l'ho fatta asciugare per 2 giorni almeno, però le sedie rimanevano appiccicose e quindi alla fine ho preso un panno morbido e l'ho passato su tutta la superficie e questo è il risultato, il prima e il dopo. Se ti è piaciuto questo video, ti puoi iscrivere al canale dove pubblico ogni settimana 1 o 2 video nuovi. Mi puoi seguire sul blog Come fare con Barbara, dove trovi foto, dove trovi tutti gli occorrenti e tutto il necessario per realizzare alla perfezione i tutorial, oppure puoi guardare il prossimo video. Ecco come fare! Alla prossima!